Scommetto che anche tu hai sentito parlare di Colony Global Network e se non hai sentito parlare, sentirai parlare di Colony Global Network. Ma ti faccio una domanda: Colony Global Network è o non è uno schema piramidale? Questa è veramente una cosa interessante. Andiamo a vedere se Colony Global Network è o non è uno schema piramidale. Andiamo a scuola. Eccoci qua alla Colony University 1.0 by me, ok? In questi pochi minuti guarderemo che cos'è uno schema piramidale, che cos'è uno schema Ponzi e valuteremo insieme se Colony è uno schema piramidale o uno schema Ponzi. E dopo che abbiamo capito cosa sono, daremo il nostro voto: bandiera rossa Colony, bandiera verde Colony, ok? Lo so, la maggior parte delle persone, anzi quasi tutti voi che avete aderito già in questo momento di prelancio, non conoscete bene gli angoli del piano di marketing perché non l'abbiamo ancora rilasciato. Lo rilasceremo tra pochissimi giorni. Andiamo a vedere subito la differenza tra schema piramidale e schema Ponzi, perché la maggior parte delle persone non sa la differenza tra schema piramidale e schema Ponzi e a volte bolla piramidale o Ponzi tutto ciò che ha una matrice o ha uno sotto l'altro, o un binario, oppure non ha un prodotto o non ha un servizio, ha un servizio. Insomma, le persone non sanno bene quali sono le caratteristiche, però andiamo a guardare molto bene come si fa a capire o a intuire se una azienda è o no uno schema piramidale o si basa su uno schema piramidale. Ma andiamo a guardare prima che cos'è uno schema Ponzi e che cos'è uno schema piramidale. Allora, lo schema Ponzi è qui e lo schema piramidale è qui. Lo schema Ponzi è una promessa di guadagni fuori dalla media dove è richiesto un investimento economico da parte di un player, dove i guadagni derivano dagli investimenti degli ultimi attratti dai player e non da una reale gestione finanziaria dell'azienda. Quindi significa che gli ultimi che entrano, attirati con dei bonus dai player esistenti, gli ultimi pagano le provvigioni o i guadagni dei primi. Questo è uno schema Ponzi classico e questo è molto semplice da capire e parla di investimento economico, soldi, non prodotto, solo soldi, giro di soldi dove gli ultimi pagano i primi e così via, dove il gioco è chi rimane col cerino in mano. Lo schema piramidale, attenzione, potrebbe essere serenamente, che non è uno schema Ponzi, ma potrebbe essere serenamente applicato ad aziende di prodotto, dove lo schema di attività è piramidale. Nel multilevel marketing si configura una sospetta operatività piramidale quando la maggior parte del fatturato, se vogliamo fare tra le varie cose, deriva dagli acquisti ad opera di incaricati o gli status attivi nei bonus possono essere creati dagli acquisti personali, ok? Quindi laddove il volume fatturato maggiore in un'azienda è dell'incaricato, quindi compra l'incaricato o rivende a nero, che non si può in Italia almeno, o cosa, oppure si li mette in garage, questo tipo di operatività è un'operatività, diciamo così, che si configura verso piramidale, ma non è solo quello. Ci sono altre cose, ora vi spiego il perché. Questi sono altri, insieme ad altri ancora, modi per vedere la piramidalità. Allora ho creato 3 aziende, tra cui una in mezzo, tra il 50 e il 100, va bene? Che è 80%. E ci sono 1, 2, 3, 4 elementi che possono portare al sospetto di piramidalità. Queste 3 aziende, una è 100% piramidale, una è zona grigia e una completamente no. I benefit sui starter kit. Se tu compri uno starter kit in un'azienda e hai benefici, significa che puoi guadagnare di più in base allo starter kit più grande o dal pacchetto più grande, hai più guadagni, più bonus, più profondità, più qualifiche automatiche. Questo è già una specie di allarme. E infatti abbiamo messo le 100% piramidali, sì. Le grigie hanno anche questa possibilità, quelle 0 no. Colony non ha questa possibilità. Se c'è l'obbligo all'acquisto del prodotto o del servizio, altrimenti non collabori, questo è proprio in mezzo, è un 80%. Qualificarsi sui bonus indiretti con il tuo personale? Sì. Le aziende grigie sono sì, ma anche clienti. Quindi ti dicono sì, però lo fai dai clienti se sei bravo, se no, se vedi che non ce la fai, comprati tu qualcosa, eccetera, eccetera. Quindi ti dà la possibilità doppia, le grigie. Le aziende 0 piramidali sono no. Colony, per esempio, è no. Non è possibile qualificarsi di bonus indiretti con fatturato personale, anche se fai milioni. Obbligo volume personale per i promoter, quindi tu devi per forza fare il tuo autoconsumo ogni mese. Le piramidali 100% ce l'hanno proprio di regola, mentre il 50%, quelle grigie, è ni. Perché non è un obbligo, però rimanda sempre a qua sopra,
lo puoi fare tu o con clienti. Colony? No, non è possibile, cioè non c'è nessun tipo di possibilità che ci sia un obbligo di volume personale. Qualifiche da volume personale possibile significa tu puoi fare qualifiche rank comprandoti pack tu o acquistando prodotti o servizi tu, quindi più compri più fai carriera perché ti permette di. Negli piramidali 100% questo è assolutamente normale perché è esattamente tutto basato sull'autoconsumo, quindi è normale. In molte, diciamo l'80% di quelle grigie, sì, ti puoi prendere la prima qualifica, la seconda qualifica, la terza qualifica, sbloccare dei bonus con il tuo volume personale che può derivare da clienti o da tuo, quindi vedi te come fare. In alcuni, tra l'altro, ci dice puoi farlo entro il 10 del mese, e se no non ce la fai, quindi ancora di più è una prefigurazione di schema piramidale perché mette la fretta. Se il tuo cliente non ce la fa sei obbligato perché altrimenti perdi dei bonus magari importanti. Nei 0% piramidali è no. Colony è impossibile. Quindi guardando questo possiamo dire che le scelte che abbiamo fatto nelle regole che determinano la piramidalità o meno di un business, questo è assolutamente, noi siamo totalmente là. Ci dispiace a volte perché so che alcuni promoter sono talmente affezionati a questa parte, no? Che incontrare Colony è un po' strano. Dico, ma come faccio a fare l'attività? E allora lì entrerà in gioco tutta la nostra attività, tutto il nostro modo di avere concepito l'azienda, il prodotto, le nicchie, il marketing, tutto questo. Capirete dopo, ma questa è la nostra scelta e garantito al limone questa è una scelta vincente. Però c'è un problema e lo sappiamo che è vincente noi, anche se è perdente magari all'inizio perché non piace ai piramidalisti. Il problema è la comunicazione piramidale Ponzi, perché la verità è che nella vendita esiste solo la percezione, non esiste la realtà. Cioè quello che tu percepisci essere vero è vero, quello che tu percepisci non essere vero non è vero. La realtà magari abbiamo visto che Colony è 0 su tutto quello che per gli altri è piramidale, ma qualcuno magari potrebbe dire guadagni da gente sotto di te. Questa è una comunicazione piramidale che a volte, basta dirlo in modo diverso, puoi guadagnare dall'attività di vendita di un team che ti crei, che è esattamente non piramidale, mentre questa è una comunicazione piramidale e dall'altra parte quando ti ascoltano dicono oh, ma questo allora è un piramidale. Arrivano persone dall'alto. Ma come? La gente arriva persone dall'alto e quindi è un piramidale. Perché? Perché guadagni sulla gente che arriva dall'alto, mentre per noi la matrice non è altro che una suddivisione di una parte del nostro fatturato, una piccola parte, che abbia come ideale quella di unire le maglie tra le strutture che non si conoscono. Il primo che aiuta quello che arriva dopo, l'ultimo che viene aiutato da quelli prima, quello più bravo che aiuta quello meno bravo. Questa è la nostra idea di matrice. Poi è chiaro che è fatta così, ma se la giriamo, la facciamo così, sembra una pianta, probabilmente, e non è più una piramidalità, ma è un albero. Non si deve vendere niente. Piramidale. Perché? Perché in piramidale se non vendi niente tu sei il prodotto. Mentre in Colony si vende come? Sarà un marketplace meraviglioso, con tutte le sue cose a posto, senza confusione, ognuno ha il suo marketing, ognuno ha la sua comunicazione. Chi è in Colony avrà montagne di cose che potrà promuovere e proporre al mondo intero, da una parte e all'altra del mondo. Stiamo creando esattamente questa filosofia, togliendo di mezzo tutto quello che avete visto prima, mentre anche chi vuole fare così farà sempre un errore. Tra l'altro una cosa che ho dimenticato, paga bonus sulle entrate, tipo sulle fee d'ingresso paga bonus, questo è piramidale. Ci sono aziende là fuori, pagano bonus sulla fee d'ingresso e sinceramente questo è totalmente piramidale. Inizio matrice forciata, inizia subito così, arrivi e non è così. E certo è una matrice che ha uno schema forzato che permette, che non è forzato lo schema, a me toglie l'opportunità di poterla manipolare, di poter scambiare strutture, mettere uno sotto l'altro. Quando qualcuno non mi interessa più, prendo, lo metto sotto, chiedo che mi sia spostato. Non si può. Da noi inizi lì, finisci lì, vai avanti lì. Quindi è la immobilizzazione. Ed è chiaro che una matrice ti dà dei benefici diversi da un binario o da solo un unilevel, perché noi chiaramente, sapete, abbiamo un unilevel che è molto più potente della matrice, ma la realtà è che la matrice permette alle persone di mixarsi, di non essere solo da solo, sì, tra i primi, per avere tutti i vantaggi. Per esempio, questa non è piramidale per me, questa non è brutto.
perché in ogni business, in ogni trend, essere i primi vuol dire avere i migliori vantaggi. E questo non è sbagliato, ma è la compagnia. È la compagnia sbagliata che prova a pensare, sì, tra i primi per avere tutti i vantaggi di un business che si allontana da ogni tipo di piramidalità, da ogni tipo di sospetto, perché non permette, non obbliga l'inizio con un pack di start, altrimenti non sei dei nostri. Entrare è gratuito, iniziare ci pensi tu, ma con una fee di 50 euro che permette all'azienda di sostenere tutte le spese di gestione fatturazione, gestione di wallet, tutta la parte online, tutta la parte automatica online, tutte l'email marketing, tutto il customer service, insomma tutto quello che serve a noi insieme per fare la grande attività. Non c'è in un'azienda ed un business che ha tolto la qualifica dei bonus indiretti dal mio fatturato, devo per forza farlo io, ma lo fa un cliente, magari un cliente super speciale che deciderai tu. Obbligo volume personale per i promoter? No, non c'è, zero. Qualifiche da volume solo da clienti. Un'azienda che ha come idea le qualifiche da volume personale, che non è possibile. Non è chi ha più soldi ha vinto qua, non è chi fa prima ha vinto, compra prima, compra di più, no, è chi lavora meglio ha vinto, chi segue meglio il nostro sistema ha vinto. Bene, prova a pensare a un'azienda che ha queste caratteristiche, che a tanti non piacciono perché non sono così. Bene, io credo che la maggior parte del mondo voglia un'azienda dove radicare le proprie radici per avere il proprio futuro e poter dire sì tra i primi per avere tutti i vantaggi, perché è sempre così. I primi hanno i migliori vantaggi se tengono duro. E allora un giorno vi farò un corso su come è l'Unilevel a creare la forza della matrice. Questa prima step in carriera è l'R1, che se fai 3 collaboratori diretti che abbiano ognuno un cliente o un super cliente, che noi chiamiamo il tuo best one, il tuo migliore, a quel punto lì possono partecipare alla matrice. Se no, non possono partecipare alla matrice se non hanno questo best one. Significa che io permetto a qualcuno di entrare in un bonus bellissimo, mixato di community, solo se partecipa un cliente con lui almeno. Quindi, come vedete, è la crescita organica del tuo team che ti permette di avere una crescita organica di una matrice che è vero, può anche ospitare incaricati che arrivano dall'alto, ma il volume che viene distribuito lì sarà sempre e comunque per il 90% volume dei clienti, allontanandoci al 2000% da qualsiasi situazione di piramidalità, ma questo invece è il problema che dobbiamo risolvere, dobbiamo pensare in modo diverso. Questo è un bravo ragazzo. Mettiamolo nella compagnia giusta. Ciao e grazie. Colony è o non è uno schema piramidale?